La mia generazione è nata, la mia generazione di registi, di sceneggiatori, di cineasti, è nata nel confronto con questi maestri del cinema italiano che hanno cambiato il modo di fare il cinema nel mondo. Perché dico Visconti, Rossellini, De Sica come registi, i primi tre, Suso Cecchi D'Amico, Zavattini, Sergio Amidei. Questa è gente che ha cambiato il modo di fare il cinema nel mondo. Prima il cinema si faceva con l'occhio allo star system, ai divi, al racconto che dovesse quadrare in un certo modo, e questi hanno rivoluzionato tutto. Insomma, il neorealismo era il cinema dei fatti, del quotidiano, di quello che accadeva per le strade, di quello che accadeva nelle case delle persone. Mentre invece prima non si faceva così, si costruiva tutto, doveva tutto essere, doveva tutto quadrare da un certo punto di vista di un racconto che doveva obbedire a delle regole del racconto. E invece questa irruzione che c'è stata della vita sullo schermo, questo identificarsi non con dei personaggi letterariamente interessanti come il cinema aveva fatto fino ad allora, ma con dei personaggi umanamente che ci portavano qualche cosa, che ci comunicavano qualche cosa di più vero, anche di più incerto. Ecco, l'incertezza, l'inquietudine che si è impadronita dello spettatore, il quale su questo schermo, su questo lenzuolo bianco sul quale si agitavano delle ombre, si riconosceva nei sentimenti che venivano interpretati e che venivano espressi. Cioè, a un certo punto noi ci eravamo riconosciuti, ci riconoscevamo nelle speranze, nei dolori, nelle sconfitte come nelle vittorie. Tutto questo è stato possibile perché subito dopo la guerra questo paese che usciva fuori da una dittatura, un paese che usciva fuori distrutto dalla guerra, ha vissuto un momento di rinnovamento che era lo spirito che è venuto fuori dalla Resistenza, lo spirito che ha creato una Costituzione nella quale gli italiani si riconoscevano, si sono riconosciuti, e tutto questo naturalmente non poteva non sentirsi nel cinema. Ma al di là delle appartenenze dei partiti, perché non è vero, perché allora comunisti, socialisti, democratici cristiani, repubblicani, giustizia e libertà, eccetera, tutti avevano la stessa speranza di partecipare alla rinascita di questo paese. Come è successo spesso per i grandi film del neorealismo e del realismo, non è che il pubblico allora li capisse immediatamente, li afferrasse immediatamente, li ha capiti dopo. Si capivano di più in Francia, si capivano di più, addirittura quelle copie che arrivavano in America, perché dico, un grande regista come Jules Dassin, che lavorava in America e che era innamorato di questo cinema italiano,
che veniva a Roma per parlare con Amidei, per conoscere Visconti, insomma, però il pubblico qui non ha, un po', lo ha capito con un po' di ritardo, lo ha apprezzato con un po' di ritardo questo, se si pensa che Umberto di De Sica in Italia proprio, non lo manco la critica lo capì. È un film che c'è ritornato da un festival di Londra, è ritornato col successo da un festival del cinema di Londra, ecco. Per quanto mi riguarda, io ho sempre voluto fare il cinema e quando sono ritornato dalla clandestinità che ho vissuto a Firenze, quando sono ritornato a Napoli, ecco, da lì ho cominciato a lavorare alla radio, che era la radio alleata, il PWB, ho conosciuto Ettore Giannini, che era un grandissimo regista di teatro, e poi ho fatto l'assistente in teatro con Giannini, ma io volevo fare il cinema. È stato importantissima anche la scuola che ho fatto con Giannini, di cui sono stato assistente per 2 anni. E poi ho avuto la fortuna di conoscere Visconti. E come l'ho conosciuto Visconti? Io venivo da Napoli per vedere queste regie che Visconti faceva in teatro, che erano assolutamente innovative, che erano assolutamente rivoluzionarie rispetto al teatro che si faceva allora. E c'era già un mio gruppo di amici che stavano già a Roma. Io volevo fare la missione al centro sperimentale e avevo preparato un saggio sui Malavoglia di Verga per accedere al centro sperimentale. E Visconti si accingeva a fare un film proprio dai Malavoglia, anche se non è mai scritto sui titoli di testa della Terra Trema, ma comunque quello è. E allora i miei amici mi hanno presentato a Visconti, e Visconti è stato, a parte il fatto che è stato un grandissimo artista e un grandissimo uomo, ma Visconti è stato anche un grandissimo maestro con la consapevolezza di esserlo, e di volerlo essere. E quei 6 mesi che abbiamo passato ad Aci Trezza con questa meravigliosa avventura, che non era proprio neorealismo, perché la Terra Trema è realismo, senza quella vena di sentimentalismo che invece si ritrova in alcuni film, anche alcuni grandissimi capolavori del neorealismo. Questa è una citazione che faccio da un grande critico francese, da Georges Sadoul, che era un grande estimatore della Terra Trema. Insomma, per me è stato come fare il centro sperimentale, l'università, prendere 2 o 3 lauree, poi ho continuato, Visconti mi ha visto che insomma la dedizione e la voglia non solamente di apprendere, ma la voglia di essere utile, di partecipare e la consapevolezza di partecipare a un'avventura meravigliosa, per cui io poi sono rimasto molto legato a quella prima esperienza, molto legato. Insomma, le persone che lavoravano con lui sentivano questa comunicazione di una passione e di una disciplina, e di una serietà, e di un modo di concepire l'arte e il cinema che era
che ci comunicava veramente qualche cosa di positivo, di vero. Grandi momenti di ricordo e di scuola, grandi momenti di scuola.